Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare questo orsacchiotto. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto, di condividere il video tutorial e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Iniziamo il nostro orsetto andando a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta realizzate le 6 maglie basse, stringiamo, chiudiamo il nostro anello magico. Adesso andiamo a fare un giro di aumenti, quindi in ogni maglia andiamo a fare un aumento. Una. Nel mio caso io non metto mai il marcapunti perché vado a contare direttamente gli aumenti che faccio. Nel vostro caso potete mettere il marcapunti nella prima maglia bassa del giro, quindi in questa qui. Un aumento fatto, 2, 3, 4, 5 e 6. Se avete lavorato correttamente tutti gli aumenti, a fine giro avete un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguiamo andando a fare una maglia bassa. In questo caso io vado sempre a marcare da questo in giro, quindi la prima maglia che ho realizzato la marco. Mi sposto nella successiva e faccio un aumento. Quindi di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Se avete lavorato correttamente il giro, a fine giro dovete avere un totale di 18 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 2 maglie basse e un aumento. Dobbiamo andare a lavorare sempre nello stesso modo, soltanto che mano a mano andiamo ad aumentare il numero di maglie. Quindi nel giro precedente abbiamo fatto una maglia bassa e un aumento, adesso facciamo 2 maglie basse e un aumento. Nel prossimo giro andremo a fare 3 maglie basse e un aumento. Quindi la prima maglia bassa l'abbiamo già fatta, vado a fare anche la seconda e nella maglia successiva l'aumento. Di nuovo ripeto 2 maglie basse e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Se avete lavorato correttamente tutto il giro, a fine giro dovete avere un totale di 24 maglie basse. Adesso quindi proseguiamo con il giro successivo. Andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento. Prima maglia bassa fatta e l'ho anche marcata. 2, 3 e adesso l'aumento. Di nuovo 3 maglie basse, 1, 2, 3 e nella successiva l'aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Se avete lavorato bene anche questo giro, a fine giro dovete avere un totale di 30 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a proseguire nello stesso modo di cui abbiamo lavorato qui. Quindi proseguiamo adesso facendo 4 maglie basse e un aumento, quindi 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 36 maglie basse. Nel giro successivo ancora andremo a fare 5 maglie basse e un aumento, 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro, per un totale di 42 maglie basse. Giro successivo andiamo a fare 6 maglie basse e un aumento, 6 maglie basse e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 48 maglie basse. Questo è il risultato una volta finiti tutti i giri di aumenti.
Adesso dobbiamo andare a fare 10 giri di maglie basse, quindi andiamo a lavorare le maglie così come si presentano per 10 giri. In ogni giro, a fine giro, avremo sempre un totale di 48 maglie basse. Questo è il lavoro come si è concluso una volta fatti i 10 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo iniziare con le diminuzioni, quindi andiamo a fare 6 maglie basse e una diminuzione. La prima maglia come sempre la marchiamo: 2, 3, 4, 5, 6 e adesso la diminuzione. Di nuovo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta concluso il giro, a fine giro avremo un totale di 42 maglie basse. Adesso andiamo a fare 5 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5 e adesso faccio la diminuzione. Di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta concluso il giro dobbiamo avere un totale di 36 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo 4 maglie basse e una diminuzione. 4 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 30 maglie basse. Giro successivo ancora proseguiamo facendo 3 maglie basse e una diminuzione. 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 24 maglie basse. Penultimo giro facciamo 2 maglie basse e una diminuzione. 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 18 maglie basse. A questo punto andremo a imbottire il lavoro e poi concludiamo facendo una maglia bassa e una diminuzione. Una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 12 maglie basse. Questo è il risultato una volta arrivati a lavorare fino a 2 maglie basse e una diminuzione. Adesso andiamo a imbottirlo e poi a fare l'ultimo giro. Questo è il risultato una volta imbottito, quindi adesso andiamo a fare l'ultimo giro, quindi andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione. Sarà leggermente più complicato andare a lavorarlo perché risulta imbottito. Una maglia fatta, una maglia bassa fatta, ho messo i marcapunti e nelle maglie successive faccio la diminuzione. Maglia successiva una maglia bassa e di nuovo una diminuzione, così per tutto il giro. E come ho detto prima, a fine giro avremo un totale di 12 maglie basse. Siamo arrivati a questo punto, vedete qui rimane questo bocchino, lo dovremo lasciare così aperto perché tanto poi andremo a nasconderlo quando faremo il corpo e andremo a attaccare in questa parte il corpo. Adesso per chiudere il lavoro andiamo nella maglia successiva dove era il marcapunti e vado a fare una maglia bassissima, una catenella e posso andare a tagliare il filo. Sfilo il filo
quindi l'uncinetto, e la nostra testa è conclusa. Adesso prendiamo il color nocciola e andiamo a realizzare il musetto dell'orsacchiotto. Quindi facciamo una catenella di 5 maglie. Una volta realizzata la catenella andiamo a fare 3 maglie basse, 2, 3. Nell'ultima maglia che rimane lavoriamo 3 maglie basse, quindi 3 maglie basse nella stessa maglia, 2 e 3. Adesso lavoro 2 maglie basse, una, 2, e qui ci rimane nuovamente una maglia. In quest'ultima maglia andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia, e il nostro primo giro è concluso. Adesso entro qui nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e vado a fare un aumento, quindi una prima maglia bassa l'abbiamo già fatta e la marco così non perdo l'inizio del giro. Entro di nuovo nella stessa maglia e faccio un'altra maglia bassa e abbiamo realizzato il nostro primo aumento. Adesso faccio 2 maglie basse e 3 aumenti consecutivi, 1, 2, 3. Di nuovo 2 maglie basse e adesso 2 aumenti consecutivi, 1 e 2, e il nostro secondo giro di aumenti è concluso. Andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti, quindi tolgo il marcapunti e vado a fare una maglia bassa e la marco subito. Nella maglia successiva faccio un aumento. Adesso lavoro 3 maglie basse, nella maglia successiva un aumento, una maglia bassa e un aumento, di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento. Adesso nuovamente 3 maglie basse, nella successiva un aumento, una maglia bassa e nell'ultima maglia un aumento, e abbiamo finito i nostri 3 giri con gli aumenti. Adesso dobbiamo andare a realizzare 3 giri di maglie basse. Una volta finiti i 3 giri di maglie basse, tolgo il marcapunti ed entro qui nella prima maglia del giro e faccio una maglia bassissima, una catenella, e adesso vado a tagliare il filo un pochettino lunghetto perché poi ci servirà anche per andare a cucirlo. E il nostro musino è concluso. Nel primo giro, a fine giro, avremo un totale di 10 maglie. Nel secondo giro di aumenti, a fine giro avremo un totale di 17 maglie, e invece nel terzo giro di aumenti a fine giro avremo un totale di 22 maglie. Poi i restanti 3 giri di maglie basse avremo sempre un totale di 22 maglie. Adesso proseguiamo con la realizzazione del corpo, quindi andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Chiudiamo il nostro anello magico e andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta finito questo giro avremo un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo una maglia bassa e una diminuzione. Come sempre la prima maglia la marchiamo, scusatemi, non una diminuzione ma un aumento, quindi una maglia bassa fatta e adesso vado nella successiva e faccio un aumento, una maglia bassa e un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro, se avete lavorato tutto correttamente, avrete un totale di 18 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 2 maglie basse e un aumento. Prima maglia bassa fatta, vado a fare la seconda e nella successiva un aumento. Di nuovo 2 maglie basse, una, 2 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. A fine giro dovremo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 3 maglie basse e un aumento. Prima maglia fatta, 2, 3 e adesso vado a fare un aumento. Nuovamente 3 maglie basse, 1, 2, 3 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Se avete lavorato il giro bene, avrete un totale di 30 maglie basse. Adesso andiamo a fare 4 maglie basse e un aumento. Una maglia fatta, 2, 3, 4 e l'aumento. Di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e nella maglia successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. A fine giro dobbiamo avere un totale di 36 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 5 maglie basse e un aumento. Prima maglia fatta, 2, 3, 4, 5, nella successiva un aumento. Di nuovo 5 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. A fine giro dobbiamo avere un totale di 42 maglie basse. Adesso abbiamo finito con gli aumenti e dobbiamo andare a lavorare le maglie così come si presentano. Quindi vado a lavorare 8 giri di 42 maglie basse. Questo è il lavoro come si presenta una volta fatti gli 8 giri di maglie basse. Adesso andiamo a fare 5 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5 e faccio la diminuzione. Di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati alla fine del giro dobbiamo avere un totale di 36 maglie basse.
Adesso vado a fare un giro di maglie così come si presentano, quindi un giro di 36 maglie basse. Finito il giro di maglie basse, proseguo facendo 4 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. Di nuovo 4 maglie basse, 2, 3, 4 e una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro devo avere un totale di 30 maglie basse. Adesso proseguo facendo un giro di maglie così come si presentano, quindi vado a lavorare un giro di 30 maglie basse. Concluso anche questo giro, vado a fare 3 maglie basse e una diminuzione. 2, 3 e adesso la diminuzione. A fine giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso vado a fare un giro di maglie così come si presentano, quindi vado a lavorare un giro di 24 maglie basse. Adesso vado a fare l'ultimo giro di diminuzioni e faccio 2 maglie basse e una diminuzione. 1, 2 e la diminuzione. Di nuovo 2 maglie basse, quindi 1, 2 e una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Finito questo giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare l'ultimo giro e lavoriamo le maglie così come si presentano, quindi andremo a lavorare un giro con 18 maglie basse. Una volta arrivati alla fine del giro tolgo il marcapunti, vado a fare nella maglia marcata una maglia bassissima, una catenella e adesso taglio il filo abbastanza lunghetto perché ci servirà anche per cucire. Così abbiamo concluso il corpo del nostro sacchiotto, dobbiamo solo andare ad imbottirlo. Questo è il corpo una volta imbottito. Adesso dobbiamo andare a realizzare le 2 gambine. Una l'ho già realizzata, adesso la seconda la realizzerò con voi. Facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico lo chiudiamo e andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Io in questo primo giro non andrò a utilizzare il marcapunti, ma se voi preferite ricordatevi di metterlo sempre nella prima maglia del giro. Una volta finito il giro realizzati 6 aumenti consecutivi, dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso vado a fare una maglia bassa e un aumento. In questo caso io vado a marcare la prima maglia del giro, quindi prima maglia fatta, nella maglia successiva un aumento, di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento.
Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso proseguo facendo 2 maglie basse e un aumento. Naturalmente la prima maglia che faccio la vado a marcare perché è quella di inizio giro. La seconda maglia bassa e nella successiva un aumento. Di nuovo 2 maglie basse e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Questo è il risultato una volta concluso il giro. A fine giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a lavorare 3 giri di 24 maglie basse. Questo è il risultato una volta finiti i 3 giri di maglie basse. Adesso andiamo a fare 9 maglie basse. La prima la marchiamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adesso andiamo a fare 3 diminuzioni consecutive. 1, 2 e 3. E adesso concludiamo facendo altre 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Alla fine del giro dobbiamo avere un totale di 21 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Di nuovo 3 diminuzioni consecutive. 1, 2, 3. Una volta fatte le 3 diminuzioni andiamo a concludere il giro facendo 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concluso il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a realizzare 8 giri di maglie basse. Una volta conclusi gli 8 giri di maglie basse dobbiamo andare a chiudere il lavoro, quindi entriamo nella maglia bassa successiva, facciamo una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo abbastanza lungo per poi andare a cucire. E anche le nostre gambine sono concluse. Adesso andiamo a fare le braccia. Come prima io ho già realizzato un braccio e adesso andiamo a realizzare l'altro insieme a voi. Quindi prendo il filo e vado a fare un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico, stringo e faccio 6 aumenti consecutivi.
Una volta finiti i 6 aumenti consecutivi dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo una maglia bassa e una diminuzione. Io come sempre da questo giro inizio sempre a marcare la prima maglia in modo da non perdere l'inizio del giro. Una maglia bassa e di nuovo un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta realizzato il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a realizzare 12 giri di 18 maglie basse. Questo è il risultato una volta fatti i 12 giri di maglie basse. Adesso andiamo nella maglia successiva, facciamo una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo abbastanza lungo perché poi ci servirà per andare a cucire. Queste sono le due braccia concluse. Adesso proseguiamo facendo le orecchie. Questa è la nostra prima orecchia, ce ne serviranno due, quindi la seconda la andiamo a fare insieme. Come sempre avviamo il nostro lavoro facendo un anello magico di 6 maglie basse. Adesso facciamo un aumento in ogni maglia, quindi 6 aumenti consecutivi. Fatti 6 aumenti consecutivi avrò un totale di 12 maglie basse. Adesso vado a fare una maglia bassa e un aumento. Naturalmente marco sempre la prima maglia del giro. Nella maglia successiva un aumento. Di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro avrò un totale di 18 maglie basse. Adesso proseguo facendo 2 maglie basse e un aumento. Prima maglia bassa fatta, vado a fare la seconda maglia bassa e nella maglia successiva un aumento. Di nuovo 2 maglie basse, 1, 2 e nella maglia successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Questo è il risultato una volta finito anche questo giro e dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a lavorare 5 giri di maglie basse. Una volta finiti i 5 giri di maglie basse, questo è il risultato. E andiamo a chiudere il nostro lavoro. Quindi come sempre nella maglia successiva una maglia bassissima, una catenella e tagliamo sempre il filo abbastanza lunghetto perché poi ci servirà per andare a cucire. E anche le nostre orecchie sono concluse. Adesso dobbiamo andare a fare la coda. Per la coda abbiamo un anello magico di 6 maglie basse.
Una volta concluso l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo una maglia bassa e un aumento. Prima maglia bassa fatta la marco e nella successiva faccio un aumento. Di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento. E proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta concluso questo giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare 3 giri di maglie basse. Questo è il risultato una volta finiti i 3 giri di maglie basse. Adesso togliamo i marcapunti e nella maglia andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e abbiamo concluso la nostra coda. Naturalmente il filo lo togliamo abbastanza lungo perché poi ci servirà direttamente per andare a cucire. Una volta che abbiamo tutti i pezzi teniamo il musetto e la testa e il resto lo mettiamo momentaneamente da parte. Adesso andiamo ad attaccare prima di tutto il musetto e poi andiamo a mettere gli occhietti. Perché il musetto? Perché così poi ci rendiamo conto bene di dove andare a inserire gli occhietti. Lo posizioniamo in questo modo con un pochettino di imbottitura e lo andiamo a cucire. Questo è il musetto bloccato, adesso lo andiamo a cucire. Una volta cucito anche il musetto vado a inserire gli occhietti qui ai lati. Poi voi naturalmente li inserite dove preferite. Poi naturalmente li aggiustate, se vedete che non vanno bene, non vi piacciono, li potete sempre aggiustare. Una volta posizionati in un punto che vi piacciono, li bloccate e imbottite ancora leggermente la testa. Io l'ho imbottita non tantissimo, quindi andrò a finire di imbottirla e poi posso passare a cucire la testa con il corpo. Per cucire la testa al corpo vi consiglio di aiutarvi con degli spilli in modo da tenere ferme le due parti e di cucire più agevolmente. Io ho cucito la testa al corpo e ho già fissato con gli spilli tutte le varie componenti del nostro orsetto e adesso andrò a cucirle. Naturalmente questa è solo un'idea di come potete andare a posizionarle, perché potete posizionarle come più vi piace. Questo è il risultato una volta cucito il nostro orsetto. Adesso andiamo a ricamargli il nasino e abbiamo concluso. Quindi prendiamo un filo, nel mio caso di cotone nero, e ci andiamo a inserire qui alla base del musino e usciamo qui. Vedete qui, più avvicino, vi metto a fuoco bene così vedete meglio. Ecco, siamo entrati qui alla base del muso e usciamo qui in questo punto, dove qua vedete questa linea
in un'estremità e poi dall'altra usciremo. Quindi portiamo il filo, da questa parte lo dobbiamo lasciare abbastanza lunghetto perché così non ci scapperà. Poi dopo andremo a nascondere il filo, io lo tengo addirittura con il dito, giro il mio lavoro perché mi viene meglio ed entro qui in questo punto, quindi all'altra estremità di quella linea, e riesco dove ero entrata prima. Mi raccomando, non stringete tantissimo. Ripeto lo stesso procedimento, rientro qui in questo buco e riesco nell'altro. Lo faccio questo per un paio di volte. Una volta che ho concluso, entro qui e non riesco più da questa, ma bensì faccio passare il filo dritto dritto dentro la testa ed esco dall'altra parte. Molto importante in questo punto non stringere, vedete? Il nostro nasino è concluso. Adesso possiamo andare prima di tutto a tagliare il filo qua dietro. Con l'ago prendiamo questo filo che noi abbiamo lasciato libero e lo andiamo a nascondere. Quindi rientriamo qui nella testa del nostro orsetto, usciamo dietro dall'altra parte e anche questo filo lo andiamo a tagliare. Ecco qui l'orsetto concluso. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vederlo che ricondividerlo. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!